Poco prima di mezzogiorno, Concetta, Maria e Santuzzo si incamminarono per Montetriste. L'uomo aveva legato a un bastone una grossa cesta con dentro formaggio, salame, fichi secchi e ciò che gli aveva donato l'amico Bastiano, una pagnotta di pane e 3 fiaschette, una piena di acqua, una di olio e l'altra di vino. Quanto bastava per andare e tornare da Montetriste. Le 2 donne invece sulla testa portavano delle ceste che contenevano tende e coperte per affrontare la notte all'addiaccio, quello che Teresa era riuscita ad avere grazie alla solidarietà dei conoscenti. Durante il cammino Santuzzo si mise a raccontare aneddoti che riguardavano il povero Gioacchino. Ah, quante ne abbiamo combinate insieme! Eh sì, mi ricordo, commentò Concetta, che tu e lui eravate la disperazione del parroco Don Giustino. Andavate sempre a rubare le ostie sconsacrate. Ma quella volta che vi ha beccati, quante ne avete prese di botte? Sì, sì, proprio così, rispose Santuzzo. A un tratto il sentiero iniziò a salire e la foresta cominciò a diventare sempre più fitta. Maria suggerì di fermarsi lì per passare la notte e indicò uno spiazzo vicino a un ruscello. Ma sì, è quasi buio ed è meglio affrontare il percorso più impervio con la luce del sole, concordò Santuzzo. L'uomo di buona lena ficcò dei paletti nello spiazzo, dove fissò le 2 tende. Concetta e Maria raccolsero la legna per accendere il fuoco. A Maria non sembrava vero, non era sola, ma un uomo e una donna stavano con lei. Che bella sensazione. Questo significa avere un padre e una madre, pensò. Avrebbe voluto vivere così per sempre. Ormai era buio, erano tutti e 3 intorno al fuoco a consumare la frugale cena a base di formaggio e fichi secchi. Dopo avere bevuto del vino, l'allegria la fece da padrona. Maria non era abituata a bere e iniziò a ridere in un modo mai fatto prima, liberatorio. Era felice. Santuzzo continuava a raccontare aneddoti su aneddoti relativi alla gioventù passata nel villaggio con Gioacchino. Concetta si mostrava divertita, ma non lo era. Giuseppe era sempre nei suoi pensieri. Era tanta la speranza che riponeva nella maga di Montetriste. La luna stava in perpendicolare sopra di loro e sembrava che li volesse proteggere, e loro così si sentivano, protetti. Santuzzo invitò le compagne ad andare a dormire. Lui avrebbe aspettato sveglio fino alle prime luci dell'alba, poi li avrebbe svegliati e loro lo avrebbero atteso per un paio d'ore. Il tempo necessario per riposare un poco anche lui prima della ripartenza. Santuzzo era abituato ad avere un rapporto molto particolare con il sonno, come quasi tutti i pescatori. Per non farsi vincere dalla stanchezza, l'uomo si mise a camminare intorno al fuoco e cercò di vincere la paura pensando agli aneddoti raccontati prima, che gli procuravano tanta nostalgia. All'alba Santuzzo svegliò le sue compagne di viaggio. Maria faticava ad aprire gli occhi. Il rimedio lo trovò nell'acqua del ruscello, che si buttò sul viso in quantità abbondante. Concetta fece altrettanto. Non ci fu bisogno di svegliare Santuzzo. Questi era abituato a dormire il necessario, aveva una specie di orologio biologico e riusciva a svegliarsi quando doveva. Dopo avere consumato un po' di frutta secca, i 3 ripresero il cammino. Il sentiero si inerpicava in mezzo alla fitta foresta, non mancava molto a Montetriste e confidavano di arrivarci nel tardo pomeriggio. Maria chiese a Santuzzo se avesse altri aneddoti da raccontare sulla sua giovinezza, dicendogli che li trovava molto divertenti. Santuzzo ne raccontò parecchi, alcuni veri, altri totalmente inventati, ma ebbero buon successo perché le 2 donne si divertirono molto. Arrivati nel punto più impervio del sentiero, Concetta accusò un po' di stanchezza e chiese ai compagni di sostare il tempo necessario per riprendere le forze. Avevano fatto tanta strada ed erano ormai vicini alla meta. Santuzzo tirò fuori dalla cesta il formaggio e il salame, poi iniziò ad affettare il pane. Mentre lo faceva, un rumore lo allarmò. Zitte! Intimò alle compagne. Sento degli strani rumori. Mettetevi a riparo dietro quel faggio. Vado a vedere. Aspetta, può essere pericoloso, cercò di fermarlo Concetta, ma Santuzzo, sopraffatto dall'orgoglio maschile, non le diede retta e si precipitò giù per la scarpata. Arrivato in fondo iniziò a sentire delle strane voci, si avvicinò piano piano nella direzione da cui provenivano e subito dietro un enorme masso vide dei loschi figure incappucciati. Questa è la fine di chi prova a trasgredire gli ordini del Potentissimo, sentenziò uno di loro. Santuzzo rimase di sasso, quella voce era del cugino Gaetano, ma non disse nulla e continuò a spiare. Li vide allontanarsi dentro la foresta.
Non ebbe il coraggio di seguirli, però aveva capito che avevano appena sepolto qualcuno dopo averlo ucciso. Si avvicinò al punto della sepoltura. Era sconvolto, ma si rese conto che se cedevano i nervi a lui, le due donne avrebbero perso il bell'equilibrio che si era creato. E ci voleva ancora un po' prima di arrivare a Montetriste. Fece il segno della croce, 1000 pensieri gli frullavano in testa e c'era anche tanta paura. Il potentissimo sarà il fetuso. Se così fosse, sarebbe opportuno tornare indietro. Ma non posso lasciare questo poveretto senza una croce. Santuzzo fece appena in tempo a finire il pensiero che fu richiamato da Maria e da Concetta, che lo avevano raggiunto. «È stato il fetuso, maledetto!» esclamò Maria. «Come fai a saperlo?» le chiese Santuzzo. «Lo so», rispose lei, allontanandosi nel bosco senza dire nulla. «Aspetta», la richiamò Santuzzo. Maria non gli diede retta e si addentrò nella fitta vegetazione guidata dall'istinto. Concetta ebbe un mancamento. Prontamente Santuzzo la soccorse. «Concetta, Concetta!» cercò di scuoterla. «Dio mio!» esclamò la donna riprendendosi. «Che brutto questo mondo! Dov'è Maria?» «Non lo so», rispose Santuzzo. «Si è addentrata nella boscaglia, le ho detto di fermarsi, ma non mi ha ascoltato. Madonna mia, nemmeno una croce hanno messo a questo povero disgraziato». Con la piccola ascia che si erano portati dietro, Santuzzo ricavò da 2 grossi rami una croce da fissare sulla tomba. Nel frattempo Concetta, sgranando il rosario che portava sempre con sé, pregò Dio che accogliesse con la sua infinita misericordia il povero sventurato. Intanto Maria, guidata da una forza misteriosa, proseguiva il cammino dentro la fitta foresta. Sentì dei rumori provenire da dietro un grande faggio e si avvicinò piano. Nascosta dietro all'albero, sporse la testa e vide delle giovani donne con il viso coperto da un velo, intente a praticare un rituale. Sicuramente il fetuso è nei paraggi, pensò. Santuzzo e Concetta erano preoccupati. Maria non ritornava. I due decisero di andarla a cercare. Come aveva fatto prima la giovane, anche loro si inoltrarono nella fitta foresta. I rumori molto forti li incuriosirono, così li seguirono. Videro Maria. Concetta tirò un sospiro di sollievo. «Figlia mia, mi hai fatto prendere uno spavento. Chiedo scusa, donna Concetta, ma una forza che non so descrivere mi ha spinto dentro la foresta e non riuscivo a fermarmi. Dobbiamo stare attenti. C'è sicuramente il fetuso da qualche parte». «Torniamo indietro, allora», suggerì Santuzzo. «Sì, forse è meglio. Ma tornate solo voi. Io devo rimanere», rispose Maria. «Io so di non correre alcun pericolo, ma voi tornate indietro». E poi rivolta a Concetta: «Non preoccupatevi, arriverò a Montetriste da sola, non ho paura, e domanderò alla maga quello che voi volete sapere». «No, se non torni tu rimango anche io. Tu vai pure, Santuzzo». «Mi offendi se dici questo, Concetta. Io sono l'unico uomo, non voglio passare per vigliacco. Rimaniamo insieme». E Maria ribadì: «Ho un brutto presentimento, tornate indietro». Concetta fu inamovibile. «Allora aspettiamo e cerchiamo di non farci scoprire», consigliò Maria. La giovane indicò un grande faggio dove era più facile nascondersi e di nuovo si rivolse a Concetta. «Tornate indietro, ho un brutto presentimento». «Io non posso, c'è qualcosa che mi spinge a rimanere». «No, Maria, rimango anche io», replicò Concetta. «Mettiamoci al riparo dietro il grande albero, ma prima controllo che non vi siano pericoli», disse Santuzzo. Spostò con un bastone l'arbusto che circondava il tronco, dove sapeva che poteva nascondersi qualche vipera. Mentre era intento a fare questo, girando intorno all'enorme albero, si accorse che dietro c'era un grosso masso, a copertura di una botola. «Venite!» urlò alle compagne. Maria sentenziò: «È sicuramente un rifugio del fetuso». La paura cominciava a prendere il sopravvento su Santuzzo e Concetta, ma non sulla giovane. «Santuzzo, aiutami a spostare il masso». L'uomo, con uno sforzo enorme, riuscì a rimuovere la grossa pietra. Poi usò il bastone per fare leva sulla botola. Appena aperta, un fetore insopportabile si levò nella foresta. «È il rifugio del fetuso», ribadì Maria. «Ve lo dico per l'ultima volta, andate via». «Non ci penso nemmeno», rispose Concetta. A Maria ritornò alla memoria quanto era successo quando avevano scoperto l'altro rifugio. Concetta aveva reagito proprio come Giuseppe. Non era un buon auspicio, ma lei sentiva di avere una missione da compiere e una forza misteriosa la guidava. C'era una scala. Maria decise di scendere.
Santuzzo le chiese di aspettare il tempo necessario perché preparasse una torcia inzuppando parte del suo vestito lacero con dell'olio. Con la torcia accesa in mano, Maria iniziò la discesa. La luce le mostrava una grotta enorme, poi si rivolse a Concetta e Santuzzo. Guardate sempre in direzione della luce e prestate attenzione, si potrebbe scivolare. Concetta scese per prima, seguita da Santuzzo. Rimasero meravigliati da tanta immensità. Sulle pareti c'erano numerosi graffiti raffiguranti animali, uomini e donne. Concetta si stupì nel vedere un segno che ben conosceva, ma non fece in tempo a dirlo ai compagni. Guardate, urlò Maria. Impressa sulla parete c'era una figura terribile, il fetuso. Maria prese l'iniziativa e si incamminò dentro l'enorme grotta. Dopo qualche metro le si presentò un trivio. Si poteva andare a destra, a sinistra o continuare in quella direzione. L'istinto le suggerì di seguire la destra. Appena percorso qualche metro si fermò. La meraviglia la sopraffece. In quell'antro c'era ogni ben di Dio. Le pareti erano piene di graffiti. In fondo c'era un enorme letto con coperte colorate, simili ad arazzi, e sopra c'era un graffito che rappresentava l'immagine di chi più terrorizza le genti, il lupanaro. Si trattava di un mito che quella vasta area geografica si trasmetteva di generazione in generazione, ma solo alcuni credevano alla sua esistenza. Concetta, sopraffatta dalla paura e dalla meraviglia, pensò: il povero Gioacchino si era sbagliato, non erano credenze popolari. Lei invece era cresciuta in un contesto sociale e familiare dove tale credenze aveva fatto presa. Era sempre lui, il lupanaro, la sera davanti al fuoco, il protagonista delle chiacchiere degli abitanti del villaggio. Il protagonista brutale. Gli anziani raccontavano di sacrifici umani e animali in suo onore, di sparizioni improvvise di intere famiglie. Erano tante le storie che Concetta aveva sentito nel tempo. Ricordava la paura che suscitava una sua vicina al suo villaggio e a quelli vicini. La chiamavano la Mala. Si diceva che i suoi poteri malefici fossero dovuti al bracciale con impressa l'immagine del lupanaro, quella stessa che con sua meraviglia adesso Concetta aveva davanti a sé e che tutti chiamavano sigillo. Crescendo, Concetta si era allontanata sempre di più da queste credenze popolari, appunto perché il suo Gioacchino, le ripeteva, sono tutte chiacchiere di paese, e l'immagine che lo raffigura è lo scherzo di qualche balordo dei tempi andati che si divertiva a prendere in giro la gente credulona. Concetta ebbe un mancamento. Le sue certezze traballavano. Maria ne era la dimostrazione. Stava vivendo una realtà assurda. Ciò che aveva davanti agli occhi superava di tanto le fantasiose chiacchiere che sentiva da bambina e che la terrorizzavano. Il male rappresentato dal lupanaro esisteva. Gioacchino si sbagliava. Quell'immagine le era familiare. Anche nella casa fatiscente di fronte alla sua piccola abitazione ce n'era una. Non è un mito, è tutto vero, pensò. Iniziò a pregare. I pensieri erano per Giuseppe e Pasqualino. Si raccomandava alla provvidenza. Santuzzo rimase in silenzio. Lui era abituato ad affrontare i pericoli. Era pronto ad affrontare anche questo. Erano tante le volte che aveva rischiato la vita in mare. Lo pervase una serena rassegnazione. Anche per lui era familiare l'immagine del lupanaro. Maria invece si sentiva forte. Aveva sentito parlare di questa creatura, ma a Meritano e dintorni il terribile protagonista era il fetuso e nessuno aveva mai pensato che agisse per conto di un'autorità superiore. Qualcosa di misterioso le dava un potere inspiegabile. Era chiamata a lottare contro il male. Sapeva che il male non avrebbe più dominato e indisturbato. C'era lei a opporsi. I tre si avvicinarono al grande letto. Maria si accorse che c'era una piccola leva. Non ci pensò un istante e la sollevò. La terra iniziò a tremare, la parete di sinistra, scorrendo da destra, si aprì e li colpì una luce abbagliante. Concetta ebbe l'impressione di avere perso la vista e strinse forte il rosario. Finito il tremore, Maria si diresse verso il punto dove si era aperta l'enorme porta di pietra. Concetta adesso riusciva a vedere, ma capiva anche che forse sarebbe stato meglio ascoltare il consiglio di Maria. Santuzzo era in silenzio e si affidava completamente alla sua giovane guida. Sembrava il paese delle meraviglie, c'era di tutto: statue raffiguranti animali, monili d'oro e d'argento e tanti disegni di figure mostruose. Concetta faticava a credere ai propri occhi.
Sto sognando, tra poco mi sveglierò e questo incubo finirà. Come in trance, Maria proseguì verso sinistra. Era attratta dalla luce abbagliante. Ancora una volta ammonì Concetta e Santuzzo. Andate via, mettetevi in salvo. Sembrava tutto scritto, come se si dovesse compiere una profezia. Concetta rifiutò di nuovo il consiglio di Maria. Santuzzo era sempre più rassegnato. Maria puntò dritto verso la roccia dove era impressa l'impronta di una mano destra. Vi posò la sua. La parete iniziò ad aprirsi e tutto riprese a tremare. Da dentro usciva un puzzo incredibile e in lontananza si vedevano delle fiamme. Concetta barcollò e Santuzzo rimase muto. Maria, con fare sicuro, si inoltrò e di scatto si girò verso i due. Andate via. In questo luogo regna la morte. Ormai non possiamo tornare indietro. Con te vicino ci sentiamo protetti, rispose Concetta. Mentre avanzavano, il puzzo aumentava. Santuzzo azzardò. È puzzo di zolfo. Mio zio lavorava nella solfara attiva vicino al nostro villaggio e ricordo che quando rientrava emanava lo stesso odore. Intanto Maria avanzava, facendosi guidare dalle fiamme in lontananza. Si cominciavano a sentire strani rumori. Santuzzo era stupefatto dall'agire della giovane. Mai visto tanto coraggio in vita mia. Era ignaro che Maria, a causa del sigillo violato il giorno della catastrofe, era diventata una paladina del bene. All'improvviso delle urla terrificanti squarciarono il silenzio. Un gruppo di individui non ben definiti apparve in lontananza. Urlavano strane cose in una lingua mai sentita prima e battevano a terra dei bastoni. L'effetto era terrificante per Concetta e Santuzzo, ma non per Maria, che li puntò con lo sguardo e andò loro incontro. Gli strani esseri aumentarono i battiti del bastone e iniziarono un'infernale cantilena. Concetta non capiva più nulla e si abbandonò alla rassegnazione. Santuzzo fu preso dal terrore, ma l'orgoglio fu più forte. Aumentò il passo per raggiungere Maria. Arrivato a un centinaio di metri, il gruppo si fermò, mentre Maria e Santuzzo proseguivano verso di esso. «Fermi!» intimò uno di quelli. «Andate via e sarete salvi!» Santuzzo riconobbe quella voce. Era del cugino. «Gaetano!» gli urlò. «Sei vivo allora!» «Andate via, salvatevi! Santuzzo, credimi, non sopravviverete!» gli avvisò Gaetano. «Sì, Santuzzo, sono io, e questi sono Manuele e Gerardo, te li ricordi? Lavoravano su una delle tante barche di Don Peppino. Sono sopravvissuti soltanto loro due. Ma adesso vi scongiuro, andate via, o morirete.» «Mio padre e mio fratello sono vivi?» chiese speranzoso Santuzzo. «No, Santuzzo, non ce l'hanno fatta, e forse sono stati più fortunati. Ma adesso ascoltami. Tornate indietro o andrete incontro a morte certa.» Maria proseguì l'avanzata. Santuzzo e Concetta si fermarono. Il gruppo accennò un attacco contro la giovane, ma quando si avvicinò, tutti si misero in ginocchio, con lo sguardo a terra. Santuzzo e Concetta non credevano ai loro occhi e la loro paura si trasformò in ammirazione mista a devozione. Chi era quella creatura? Maria oltrepassò il gruppo e proseguì verso il fuoco. Nessuno osò girarsi a guardare. Tutti erano fermi e in silenzio. Maria si bloccò di colpo. In lontananza, alla sua destra, udiva delle lamentele. Svoltò e vi si diresse. Intanto Santuzzo era andato da suo cugino. «Gaetano, ti credevo morto. Prima ti ho visto mentre sotterravi quel povero disgraziato. Tu, che non eri in grado di ammazzare una mosca. Perché lo hai fatto? Che cosa ti è successo?» «Santuzzo caro, sarebbe stato molto meglio se fossi morto anche io. Le cose che raccontavano i nostri vecchi quando noi eravamo bambini sono nulla rispetto a ciò che abbiamo dovuto subire. Io ricordo l'enorme onda che ci inseguiva, non ricordo altro. Mi sono risvegliato in questo inferno, circondato da esseri mostruosi e con un puzzo incredibile di morte. Il fetuso offre al lupanaro i prigionieri, ma prima li fa frustare non si sa perché. «Ma dove si trova il fetuso adesso?» domandò Santuzzo. «Nessuno lo sa. Torna ogni giorno per il rito sacrificale e il terrore domina tutti. I prescelti vengono prima frustati selvaggiamente e poi portati via sanguinanti, dove non si sa. I non prescelti vivono un momento di pura felicità. Sanno di avere un altro giorno di tranquillità. Ieri c'è stato l'ultimo sacrificio, toccava a un bambino.
Il fetuso ha imposto alla madre di percuoterlo a più non posso. Lei si è rifiutata ed è stata frustata a morte. Il bambino è lì. Guardalo, da ieri fissa il muro e non dice nulla. È stato terribile per lui vedere la madre frustata senza pietà, sentirne le urla strazianti, e probabilmente oggi toccherà a lui. Chi ti ha detto che il fetuso offre i sacrificati al lupanaro? E cosa fa il lupanaro con i sacrificati? E perché si chiama così? Chiese Santuzzo. L'ho sentito dire da un addetto ai sacrifici giorni fa. Per fortuna non si è accorto che lo stavo ascoltando, altrimenti non sarei qui a raccontartelo. Io, insieme ad altri, controllo che tutti rispettino le regole del fetuso. Chi non lo fa viene ucciso. Sono stati tanti quegli uccisi e sepolti nella foresta. Da quello che ho sentito io, i sacrificati dovrebbero essere il pasto dei lupi, motivo per cui è chiamato così, che il lupanaro mette a guardia dei suoi rifugi. Non vuole cani, non sono troppo cattivi, ma perché vengano frustati prima non lo so. Forse il fetuso vuole dimostrargli che la sua fedeltà al male è assoluta, ma questo lo penso io. Il povero disgraziato appena sepolto si era rifiutato di frustare la madre di quel bambino. Io l'ho ucciso con le mie mani, oggi, ma ieri è stato continuamente frustato. Questi sono i voleri del fetuso. Guai a trasgredire. Tutti fanno la spia, io compreso, altrimenti sarebbe morte certa. A dirlo al povero papà che il lupanaro esiste, ti ricordi come reagiva quando sentiva parlare di lui? Pensate a lavorare, ma quale lupo e lupanaro? È della carestia che bisogna avere paura, e del cattivo tempo che non ci fa pescare. Il resto sono chiacchiere. Siete una manica di cretini, diceva. Ah, quante volte gliele ho sentite dire queste parole, migliaia, commentò Santuzzo. Sì, lo so. Ma la ragazza con il viso nero, chi è? Chiese Gaetano. È Maria, te la ricordi? Ultimamente lavorava come inserviente alla torre. Dio mio, che forza, sprigiona. Ero convinto che vi avremmo ucciso tutti, invece appena vi ho visti sono ritornato quello di prima e mi sono preoccupato per voi anziché uccidervi. Adesso sono dominato da un rimorso assurdo. Io, da sempre credente e devoto al Padre Eterno, mi sono macchiato di crimini orribili. Dio mio, quante brutte cose ho fatto da quando sono qui. Il fetuso domina le nostre volontà. L'ho capito adesso. Quella ragazza dal viso nero è come se avesse spezzato un incantesimo. Quando si è avvicinata, una forza misteriosa mi ha costretto in ginocchio, concluse Gaetano. Povera creatura, considerò Santuzzo. Dicono tutti che è una strega. Sì, è vero, ha una forza misteriosa, ma la usa per il bene e non per il male. E voi che ruolo avete? Ogni giorno i due addetti al sacrificio ci impongono qualcosa di brutto. E il fetuso? Cosa mi dici di lui? Nessuno di noi lo ha mai visto. Quando arriva ci rinchiudono lì in fondo, dietro quella parete nera, che si apre e si chiude con un rumore assordante. A volte rimaniamo lì per giorni senza mangiare né bere, e anche in questo caso c'è chi non sopravvive. Caro Santuzzo, questo è l'inferno. Fate ancora in tempo a scappare, altrimenti tra poco arriveranno gli addetti al sacrificio e toccherà anche a voi lo stesso destino. Ma perché voi non scappate? Chi ve lo impedisce? Non possiamo. Ci hanno fatto un maleficio. Chi supera il punto segnato da quel vaso muore. Il primo giorno tutti volevamo scappare, ma un'anziana donna disse: non ci avrebbero lasciati da soli senza avere preso delle precauzioni. Io sono vecchia, malata, e la morte per me è prossima. Provo io ad allontanarmi. Piano piano e con fatica oltrepassò il punto, morì all'istante. E questo vorrei fare pure io, piuttosto che vivere in questo inferno e con questo rimorso. Nel frattempo, a mano che si avvicinava alle fiamme, Maria sentiva sempre più forti le lamentele. Quando li raggiunse si accorse che i fuochi erano accesi su delle statuette in terracotta raffiguranti il fetuso. Alla sua destra si sentiva un puzzo insopportabile di porcile. Aiuto! Aiuto! La voce di una donna indirizzò Maria verso la porticina situata alla destra delle statuette. Ebbe un conato di vomito, il tanfo era insopportabile. Tornò indietro e prese una statua del fetuso con la fiamma per avere la luce. Fece qualche metro,
In un antro enorme e freddo erano ammucchiati uomini, donne e bambini, tutti sporchi e in mezzo ai loro escrementi. Una rabbia profonda pervase la sua anima. State tranquilli, sono qui per liberarvi. Una donna le si avvinghiò con tutte le sue forze e si lasciò andare in un pianto irrefrenabile. Maria la lasciò sfogare, poi commentò meravigliata: Ma voi siete donna Nunzia? Sì, sono io, ma non farmi del male, ti prego. Donna Nunzia era di Meritano e, come tutti gli abitanti del paese, sapeva degli strani poteri che avevano la nonna e la madre di Maria. Ma no, donna Nunzia, che dite? Io non voglio farvi del male, sono qui per aiutarvi, state tranquilla. Donna Nunzia rimase colpita dalla dolcezza delle parole pronunciate da Maria e le disse: Ma come? Tutti sanno che sei al servizio del fetuso. No, non è così. Ma adesso non ho tempo di spiegarvi. Vedo che siete in tanti. Sì, il fetuso ha radunato i sopravvissuti alla catastrofe e prima o poi saremo tutti sacrificati. È un inferno. Vorrei trovare la forza di suicidarmi. Chi sono gli altri? Domandò Maria. Non li conosco tutti. C'era anche mio marito, è stato sacrificato la scorsa settimana. Di quelli che conosco io ci sono Romualdo, il campanaro con la nuora, gli altri sono pescatori, forestieri. A sentire questo Maria ebbe un sussulto. E se tra questi ci fosse anche il mio Giuseppe? Aspettatemi qui, donna Nunzia. Con la torcia la giovane si inoltrò tra quella disperata umanità. Conosceva quasi tutti e tutti conoscevano lei. Aumentò la loro paura. Maria svoltò l'angolo dove le lamentele erano più forti e appena la videro i prigionieri ammutolirono. Maria! Esclamò una voce amica. Era Turi. Maria ebbe un mancamento, gli si avvicinò e lo abbracciò, ma non ebbe il coraggio di domandargli di Giuseppe. Non ce ne fu bisogno però, perché Turi le diede la bella notizia. Giuseppe è vivo. Ora ha ceduto alla stanchezza. Sono giorni che non dorme. Sta lì a riposare sulla fredda roccia. A questo punto Maria fu pervasa da una strana e bellissima sensazione che aveva già provato quando Giuseppe l'aveva baciata prima della catastrofe: la felicità. La giovane si avvicinò piano a Giuseppe e lo fissò. Aveva i capelli lunghi e sporchi, la barba lunga e incolta, a chiazze adolescenziali. Maria fu presa da un farfallio allo stomaco. Voleva fermare il tempo. I miracoli esistono. Si sedette vicino in fedele devozione e lo accarezzò. Lui aprì gli occhi e la prima cosa che vide furono gli azzurri occhi di Maria che risaltavano sul suo viso nero. Ciò che provò in quel momento non lo avrebbe mai più dimenticato. Fu il momento più bello della sua vita. La piccola Maria stava lì, vicino a lui. Sparirono di colpo tutte le angosce e le paure, non riusciva a parlare, era un'emozione paralizzante. Poi Maria si mise a piangere e mai pianto fu più gioioso, quindi abbracciò Giuseppe così forte che a lui mancò il respiro. Non sentiva nemmeno il cattivo odore che emanava. Giuseppe riuscì a trovare un angolo di paradiso in quell'inferno. Intanto fuori Santuzzo e Concetta continuavano a sentire il racconto di Gaetano, che non smetteva di invitarli a mettersi in salvo. Il fetuso poteva arrivare da un momento all'altro. No, rispose Concetta, dimmi piuttosto cosa sai di mio figlio Giuseppe. È vivo. Si trova dentro l'antro insieme agli altri. Ieri era lui di guardia e se fossi venuta lo avresti incontrato al posto mio. Dio mio, esclamò Concetta. Il mio Giuseppe è vivo, portami da lui, subito, intimò a Gaetano in maniera perentoria. Certo, seguitemi. Quella ragazza ha avuto il potere di riportarci nella realtà, pensò Gaetano, e rivolgendosi a Concetta. Come ho detto prima a Santuzzo, io e le altre guardie avremmo dovuto uccidervi, invece sto eseguendo quanto da voi richiesto. Quella ragazza ha dei poteri soprannaturali. Credo proprio di sì, rispose Concetta. E mentre lo diceva vide apparire alla destra delle fiaccole 3 ombre. Riconobbe subito Maria, ma non chi le stava accanto. Dovette aspettare ancora un po' per mettere a fuoco il suo Giuseppe. Appena lo vide svenne. Il figlio accorse urlando come un ossesso: Madre! Madre! Giuseppe non capiva più nulla. In quell'inferno stava vivendo emozioni che non avrebbe mai immaginato. Prima la meravigliosa visione di Maria, ora la madre. Che bella la vita, pensò. Con dei buffetti affettuosi provò a scuotere la donna.
Concetta aprì gli occhi e lo abbracciò, così forte da fargli mancare l'aria. Ora tutti si fidavano di Maria. Giuseppe, figlio mio, quanta pena. Ma sei vivo, sei vivo. Anche Concetta stava vivendo delle emozioni straordinarie. Il suo Giuseppe era lì con lei e in quel momento non pensava più al pericolo che stava vivendo. Si godeva quegli attimi di pura felicità. Poi rivolse uno sguardo pieno di gratitudine a Maria. Tutto stava cambiando. Maria si rivolse a Gaetano. Tu sai come muoverti in questo inferno. Organizza l'uscita di tutti in maniera che nessuno sia preso dal panico. Gaetano rimase sorpreso dall'autorevolezza di Maria, ma aveva avuto prova che ne aveva motivo. L'uomo invitò quindi Gerardo e Emanuele a seguirlo e rientrarono nella grotta dove erano rinchiusi disperati. Non abbiate paura, nessuno sarà più sacrificato, li tranquillizzò Gaetano. Siamo liberi. Adesso piano piano uscite, uno alla volta, e aspettate vicino alle altre guardie. Sopra la grotta, intanto, gli addetti ai sacrifici, appena arrivati, si accorsero che qualcosa non andava. Chi ha messo la croce? Si domandò Falco. A tutti i seguaci il fetuso aveva imposto i nomi degli animali che vivevano in quella foresta e i 4 incaricati di anticipare il suo arrivo si chiamavano Falco, il capo, Vipera, Lupo e Cinghiale. I morti non si mettono la croce da soli, qualcuno lo ha fatto e sicuramente non chi lo ha ucciso e sepolto. Bisogna prestare molta attenzione. Voi 2, intimò a Vipera e al Lupo, andate giù a vedere se tutto è a posto. Qualcuno ha violato il rifugio, stiamo attenti. Lupo e Vipera scesero furtivamente la scala a pioli che portava al nascondiglio. Si allarmarono per le voci indistinte in lontananza e si nascosero dietro l'enorme masso che si trovava lì vicino. «Che sarà successo?» domandò Lupo. «Andiamo a vedere e lo scopriremo», rispose Vipera. «Aspetta, guarda dove si trova quel gruppo, ha oltrepassato il limite della vita, dovrebbero essere tutti morti e invece stanno parlando. Solo il fetuso e noi non rischiamo nulla, siamo in pericolo», esclamò il Lupo. «Torniamo indietro e avvisiamo gli altri». Lupo iniziò a salire ma scivolò sul secondo piolo e distinto imprecò. Lo sentì il gruppo, capitanato da Gaetano, che riconobbe la voce e urlò: «Andiamo a prenderli, sono gli addetti ai sacrifici». Il gruppo si lanciò all'inseguimento dei 2, che in preda al terrore lottarono ferocemente per conquistare l'accesso alla scala, senza riuscirvi. Gaetano d'impeto tirò un forte pugno al lupo. Non poteva dimenticare le cattiverie a cui lo aveva sottoposto. Poi riuscì a controllarsi. «Vai a chiamare la ragazza con il viso nero», ordinò a Manuele. «Lei saprà sicuramente cosa fare». Lupo cominciò a inveire contro il gruppo dei liberati. «Bastardi, bastardi! Liberateci o non avrete scampo!» Le grida misero in allerta Falco e Cinghiale. «Torniamo indietro, bisogna avvisare il fetuso», tuonò Falco. Donna Nunzia sentì il rumore che proveniva dall'esterno e informò Maria. La giovane si accertò che Concetta stesse bene, quindi la lasciò insieme a Giuseppe e invitò Turi a seguirla. Entrambi si diressero con passo non svelto ma sicuro verso il gruppo. Gaetano torceva il braccio del suo prigioniero dietro le spalle. Appena vide Maria, Vipera iniziò a urlare e con una forza sovrannaturale sospinse Gaetano a 3 metri di distanza. Vipera e il lupo urlavano in modo spaventoso. Maria li avvicinò. Urla strazianti si diffusero nella grotta. Vipera e il lupo aggredirono la ragazzina e con uno sforzo immane tentarono di stringerle il collo. Appena la toccarono, la loro aggressività sparì. I 2 si misero a piangere. La forza misteriosa di Maria ancora una volta ebbe ragione. Erano 2 poveri cristi che, come tanti altri, erano stati costretti al servizio del fetuso. «Grazie, grazie», le dissero. «Ma io vi conosco. Voi siete il Massaro Gino e voi il ciabattino Ambrogio», esclamò lei. Sì, siamo noi», rispose Gino. «C'è capitato qualcosa di inimmaginabile». «Raccontate», lo invitò Maria. «Il giorno della catastrofe», iniziò Gino, «ero con mia moglie Lucia a lavorare in campagna. Stavamo preparando delle ricotte che ci aveva richiesto don Peppino per la sua bettola. Chi poteva immaginare? Quando la terra iniziò a tremare, Lucia disse: «Questa volta saranno tanti i morti da piangere».
Lei aveva il dono della saggezza, non parlava mai a vanvera. Così fu. Dopo qualche minuto vedemmo arrivare un'onda altissima e noi rimanemmo come paralizzati a guardare l'impatto violento sulla costa. La torre sbriciolata come una costruzione di sabbia, ogni cosa fu travolta. I contadini che stavano più giù cercavano scampo provando a risalire la collina. Qualcuno come Ambrogio e suo figlio ce l'ha fatta, ma di tutti gli altri non so più nulla. La grande onda si fermò a circa 1 chilometro da noi, più o meno dove c'era la vigna di Don Peppino. Il passaggio rimasto era desolato e pieno di cadaveri. Li conoscevo quasi tutti. Pure tante persone si salvarono, non si sa in base a quale suprema volontà. Dopo poco tempo arrivarono delle strane figure con cappucci neri e lance, gli stessi indumenti che indossiamo anche noi e tutti i maschi al servizio del fetuso. Io e mia moglie provammo a nasconderci, ma fummo visti e catturati. Ci portarono insieme agli altri. La mia Lucia si mise a urlare, uno di loro la infilzò con una lancia. Io rimasi atterrito. Il silenzio da quel momento dominò. Sotto la minaccia delle lance ci indicarono la via da seguire. Il sentiero che passa proprio sotto la chiesa, dove tu, Maria, spesso giocavi. Svoltata la prima curva, ci bendarono. Ricordo che abbiamo camminato per tanto tempo. Quanto esattamente non saprei. Il dolore per la morte della mia Lucia non mi faceva avvertire nessuna fatica. A un tratto ci fecero fermare e ci tolsero le bende. Ci ritrovammo in una grotta enorme, con tante fiaccole e tante immagini del lupanaro. Una era enorme. Dopo un po' rimbombò un suono di tamburi forte da fare scoppiare la testa e una voce di donna ordinò: «Tutti in ginocchio!» Obbedimmo. Con un rumore assordante si aprì la parete dove c'era l'immagine enorme del lupanaro e apparve il fetuso. «Era questo il rifugio a cui vi riferite?» lo interruppe Maria. «No, sta ancora più su, nella parte più alta della foresta, a pochi chilometri da Montetriste», rispose Mastro Gino. «Bene, continuate il racconto». Ci minacciò. «Nessuno può permettersi di sfidarmi. Io sono il potentissimo e avete visto cosa sono in grado di fare». Aveva una voce potente ed emanava un incredibile puzzo. Ordinò a un seguace di prendere dei braccialetti di lana come questo che indosso. Gino se lo tolse e lo diede a Maria, che commentò: «L'immagine è la stessa che era affissa nella camera di mia nonna Assuntina, il sigillo del lupanaro». Poi, continuò Gino, ci bendarono di nuovo. La voce di una donna recitava strane formule. A un tratto ho sentito qualcosa che forzava la mia volontà. Non ricordo altro. Maria continuava a fissare l'immagine che c'era sul braccialetto. Era quella che annullava la volontà e li costringeva all'ubbidienza cieca. Tutto le apparve chiaro. Era il sigillo. Era ancora una bambina quando ne sentì parlare per la prima volta. La nonna ne aveva fatto dono a una conoscente di un paese vicino a Meritano, Scaglianise, e questa donna praticava gli stessi rituali di sua nonna e di sua madre. La consapevolezza di Maria di avere una missione da compiere si andava rafforzando. Doveva annientare il fetuso. Ambrogio e Gino erano disorientati ed erano convinti che fosse passato poco tempo da ciò che ricordavano. Gino scoppiò in lacrime perché avrebbe voluto dare una cristiana sepoltura all'amata moglie. Maria lo abbracciò e gli disse che era passato più di 1 mese dall'evento catastrofico. Aggiunse pure che i loro comportamenti erano dovuti all'effetto malefico del sigillo. Però non gli rivelò che, sebbene involontariamente, avevano commesso delle atrocità. Ma non ce ne fu bisogno, entrambi erano devastati dal rimorso, sapevano benissimo cosa avevano fatto in nome del fetuso. Nel frattempo Falco e Cinghiale erano arrivati nell'altro rifugio, quello descritto da Mastro Gino vicino a Montetriste, su un'altura rocciosa. Falco sentiva che la reazione del fetuso sarebbe stata terribile. Una serva personale del fetuso, che come tutte le donne al suo servizio indossava una tunica bianca con un cappuccio a coprire anche la fronte e aveva sulle spalle l'immagine del suo signore, era di guardia all'ingresso della grande grotta che portava al rifugio. «Come mai siete tornati indietro? È successo qualcosa?» chiese loro. «Portaci dal potente, abbiamo brutte notizie da dargli». Dopo un po' riapparve la serva. «Entrate»,
Vi sta aspettando nel grande atrio». Con molto timore i due si addentrarono e si diressero dove indicato. Solo alcuni prescelti avevano accesso lì dentro, e tra questi c'erano gli addetti ai sacrifici. Appena arrivarono al cospetto del fetuso, furono presi dal terrore. Lui era in piedi con le braccia conserte. I due sapevano che quell'atteggiamento non avrebbe portato nulla di positivo per loro. Con la sua voce possente il fetuso si rivolse a Falco. «Allora? Cosa è successo?» «Potentissimo, i sacrificabili sono riusciti a liberarsi. Vipera e lupo sono stati catturati. Noi abbiamo fatto appena in tempo a scappare. Non sappiamo come sia stato possibile. C'era una croce sulla terra e ci siamo insospettiti. Ho ordinato a Vipera e al lupo di scendere per vedere cosa fosse successo. Ma dopo un po', dalle urla, abbiamo capito che i sacrificabili si erano liberati. Siamo subito corsi da te per avvisarti del pericolo. Non sappiamo altro». Il fetuso, con le sue abominevoli mani, afferrò Falco, lo sollevò, lo fissò negli occhi e disse: «Sporco traditore, tu eri il responsabile e sei scappato senza appurare chi o cosa ha permesso ai sacrificabili di liberarsi. Non meriti di vivere». Con la sua forza mostruosa lo scagliò contro la roccia. Falco aveva ben intuito la reazione del fetuso, così terminò la sua missione. «E tu, cinghiale, che cosa mi sai dire?» Preso dal terrore, Cinghiale disse: «Potentissimo, io ho sentito uno dei sacrificabili che diceva: chiamate la ragazza, lei sa cosa fare». «Maria, Maria maledetta», esclamò il fetuso, «è stata lei. Me ne devo assolutamente liberare, ma adesso contro di lei non posso nulla. È protetta, la mistura che si è spalmata la rende immune dal male. Solo il lupanaro mi potrebbe aiutare, solo lui conosce i segreti del sigillo, ma la sua reazione potrebbe essere terribile nei miei confronti». Ricordo quanto disse il giorno in cui fui iniziato a potentissimo di questi luoghi. «Attento, il nostro nemico è il bene e sa come agire. Mai e poi mai la mistura del sigillo deve essere spalmata sul viso dei predestinati prima del giorno della loro iniziazione. Diventerebbero immediatamente uno strumento del bene e voi nulla potreste contro di loro. Vi combatteranno fino alla sconfitta, che per voi sarà certa». Il fetuso si rivolse quindi a una serva. «Chiama Gufo». Gufo era il messaggero che ogni anno si recava all'Isola dei Misteri, l'unico che non rischiasse nulla. Il lupanaro gli aveva concesso un salvacondotto. Dopo averlo messo al corrente della terribile situazione, il fetuso gli ordinò: «Porta con te Cinghiale, dovete andare nell'Isola dei Misteri per portare la brutta notizia al lupanaro. Partite subito. Domani dovrete essere al porticciolo di Monteblu per partire immediatamente per l'Isola dei Misteri. Affidatevi all'esperienza e alla discrezione del solito pescatore. È necessario che tu torni indietro con la soluzione che ci permetterà di liberarci della nera una volta per tutte. Il suo potere, anche se lei non lo sa, aumenta di giorno in giorno. Solo il lupanaro ci può salvare, perché solo lui conosce tutti i segreti del sigillo. Gli dovrai dire in maniera chiara che ciò che sembrava improbabile è successo. Una predestinata ha avuto contatto con la mistura del sigillo prima del giorno dell'iniziazione e adesso è al servizio del bene. Il lupanaro potrebbe avere una reazione terribile, poi però si rassegnerà e dovrà fare il possibile per trovare un rimedio, altrimenti il bene ci vincerà. Tu affidati completamente a Gufo durante il viaggio», aggiunse rivolto a Cinghiale. «Lui vi si reca una volta all'anno, mandato da me per ritirare la mistura e altri materiali utili ai rituali. In pochi giorni, se il tempo sarà clemente, dovreste arrivare all'isola. Sappiate che se non doveste tornare in tempo, le forze del bene ci potrebbero sopraffare. Gufo, sai qual è il nostro dovere in questo caso. Non ci sarebbe scampo per noi». Intanto nell'altro rifugio il clima era diventato festoso. Nessuno rischiava più nulla, tutti erano allegri e Maria era la loro eroina. Concetta non riusciva a staccarsi da Giuseppe. Mai avrebbe immaginato che da una tragedia potesse nascere un'emozione così forte.
Fino a poco tempo prima stava perdendo ogni speranza di ritrovarlo vivo e ora invece era lì, in carne e ossa, e con il suo infinito amore materno lo avvolgeva in un abbraccio che solo una madre sa dare. Maria chiese a Santuzzo se potesse organizzare il rientro a Meritano per tutti quei disperati. Santuzzo ormai si era convinto di essere in missione per una volontà superiore e rispose: «No, Maria, io vengo con te, ovunque tu vada, e non ti lascerò da sola. Ci penserà Gaetano». «Lo farò senz'altro», esclamò quello. Gaetano radunò tutti vicino alla scala a pioli che portava fuori dal rifugio e diede loro delle indicazioni. «Inizieranno a salire le donne, dalla più vecchia alla più giovane, poi gli uomini, più anziani e per ultimi i giovani. È importante salire la scala uno per volta, senza farsi prendere dall'ansia». Maria vide le capacità organizzative di Gaetano e acconsentì alla richiesta di Santuzzo. Concetta le si rivolse dicendo: «Io vengo con te». «No, donna Concetta, tornate con Giuseppe insieme agli altri. Avete le chiavi di casa mia. Andate a stare lì con Giuseppe e Pasqualino e godetevi questo bel momento». «No, la riconoscenza che ho per te è infinita. Questo bel momento lo devo a te. Ti voglio bene come a una figlia». «Anche io vi voglio bene, ma il pericolo, a mano che andiamo avanti, diventa sempre più grave. Il fetuso non può nulla contro di me, ma gli altri sì. Tornate a casa. Giuseppe, anche tu. Pasqualino vi sta aspettando». «No, io vengo con te», rispose deciso Giuseppe. «Tua madre ha fatto settimane di cammino per venirti a cercare. Falla riposare. Io non rischio nulla. Tra pochi giorni sarà tutto finito». Giuseppe acconsentì. Non poteva fare ricadere nell'angoscia la povera madre. Quando tutti uscirono dal rifugio, il gruppo, capitanato da Gaetano, si incamminò verso Meritano. Maria ancora una volta chiese a Santuzzo di tornare indietro. Con fare paterno l'uomo pregò Maria di non ripeterlo. Sarebbe stato offensivo per lui lasciarla da sola, anche se aveva dimostrato di non avere nulla da temere. C'era un inspiegabile istinto protettivo che lo spingeva a stare con lei. Intanto Cinghiale e Gufo si incamminarono verso Monteblu. «Gufo, non dobbiamo assolutamente fallire. Sarebbe morte certa per noi», disse Cinghiale. «Non falliremo», rispose sicuro Gufo. «Prendiamo il sentiero che ci porta a scollinare Monte Piovoso. È più impegnativo, ma impiegheremo meno tempo per arrivare al porto di Monteblu. Speriamo di trovare quel vecchio lupo di mare di Martino. Lui conosce i venti e ci farebbe risparmiare ore di viaggio». Dopo qualche ora di faticoso saliscendi arrivarono sul lungo altopiano. Decisero di sostare lì per la notte. Il giorno dopo avrebbero raggiunto Monteblu. Maria e Santuzzo, gli ultimi a uscire dal rifugio, si incamminarono verso Montetriste, mentre il gruppo guidato da Gaetano aveva già percorso un po' di strada in direzione di Meritano. Santuzzo chiese: «Noi siamo protetti dalla tua presenza, ma loro non rischiano durante il ritorno a Meritano?» «No, non ti preoccupare, il fetuso non si avvicinerà. Non chiedermi perché, so solo che è così. Il rischio è tutto tuo, Santuzzo. Pure questo so. E insisto, vai via, aggregati agli altri». Santuzzo a questo punto sbottò: «Smettila, Maria, io vengo con te». Stranamente a Maria questa reazione fece piacere e ne aveva motivo. Nel frattempo, nel gruppo dei liberati di ritorno a Meritano, c'era chi, come donna Nunzia, accusava la stanchezza e voleva riposare un po'. Gaetano la prese sotto braccio e le chiese comunque di continuare il cammino. Tra poco sarebbe sopraggiunto il buio. Dopo un paio d'ore finalmente arrivarono a destinazione. Tutta Meritano stava lì ad attenderli, sapevano del loro ritorno e a portare la buona novella erano stati alcuni giovani liberati, esperti conoscitori della zona. Su richiesta di Gaetano, infatti, avevano anticipato di un bel po' il gruppo ed erano arrivati per tempo al paese. Ognuno cercava i suoi cari. Appena vide Giuseppe, Pasqualino impazzì di gioia. Concetta si rivolse riconoscente a Teresa e le disse: «Mi sento rinata e anche tu lo devi essere adesso. Se vuoi possiamo condividere i nostri guai e non solo quelli». Teresa si abbandonò a un pianto liberatorio. Furono tanti, però, quelli che persero ogni speranza. Nessuno dei loro cari era tra i liberati. Don Alfredo smorzò gli animi.
Non aspettiamoci nulla di buono, la vendetta del fetuso sarà certa e puntuale. Raduniamoci in chiesa e preghiamo. Arrivati nell'edificio sacro, dove presero posto, tutti si aspettavano che don Alfredo celebrasse una messa di ringraziamento, e questo fece. Ma finita la funzione, il prete lanciò un'accusa feroce ai suoi parrocchiani. Vergognatevi! Avete trattato quella povera ragazza in maniera indegna. L'avete emarginata e tenuta lontana al pari di una bestia feroce. Che cristiani siete! Sì, sto parlando di Maria. Lei è sì cristiana. Invece di ricambiare con la stessa moneta, usa i suoi poteri per difendere voi, che mai e poi mai vi siete degnati di trattarla come un essere umano. È una strega, figlia di una strega, questo sapevate dire di quella povera ragazza. E lei adesso combatte il fetuso per difendervi. Lei, che non rischierebbe nulla, vi ha perdonati e sta agendo per il vostro bene. Un silenzio assordante calò all'interno della basilica dei santi Aureliano e Sisto. Tutti provarono un senso di colpa nei confronti di quella ragazzina, costretta fin da piccola a stare da sola a causa dei loro pregiudizi. Il perdono, sì, il perdono è la giusta via per arrivare alla salvezza, continuò don Alfredo. Sembrava una vera furia e sfogò tutta la rabbia che aveva dentro. Ci aveva provato e come a convincere quella piccola comunità che si sbagliava nei confronti di Maria, inutilmente. Ora il silenzio regnava nella basilica, tutti si misero a pregare con rinnovata fede. Il giorno seguente, Cinghiale e Gufo, dopo la lunga discesa dell'altopiano, arrivarono a Monte Blu e si misero alla ricerca di Martino, il più abile dei pescatori. Dovettero aspettarne il rientro. Per guadagnarsi da vivere, Martino, oltre a pescare, trasportava con la sua barca chiunque avesse necessità di spostarsi nei villaggi lungo quel tratto di litorale. Soprattutto, una volta all'anno, accompagnava i messi del fetuso, di cui non sapeva nulla, all'Isola dei Misteri, situata a circa 70 miglia dalla costa. Negli ultimi anni il messo era sempre stato Gufo. Martino si era ben guardato dal chiedere. La borsa piena di denari che gli veniva data lo induceva a un interessato silenzio. «Salve Martino, devo andare all'Isola dei Misteri il prima possibile», gli disse Gufo. «Prima di domani mattina non posso, Montanaro». Così si rivolgeva Martino a Gufo, non conoscendone il nome. «Sono troppo stanco e devo riposare». Gufo gli mostrò 2 sacchetti pieni di monete, che ebbero l'effetto di far sparire la stanchezza. «Bene, il tempo di fare delle provviste, prendere vele e remi di riserva e si parte. Ma ve lo anticipo, ci vorranno almeno un paio di giorni. I venti sono contrari in questo periodo dell'anno e la rotta da seguire è più lunga», spiegò Martino. «Ci affidiamo a te, che sei un vecchio lupo di mare», rispose Gufo. Caricata la barca del necessario, un paio d'ore dopo, quasi all'imbrunire, i 3 presero il largo. Come aveva detto Martino, il viaggio non fu semplice, ma meno complicato del previsto. Rispetto alle previsioni arrivarono al porticciolo dell'Isola dei Misteri un giorno prima. «Non mi avete detto quanto tempo rimarrete qui», disse Martino. «Non lo sappiamo ancora. Comunque il tempo che dovrai aspettare è stato abbondantemente pagato, ma potremmo anche fare subito. Tu, piuttosto, dici dove ti possiamo trovare quando avremo finito. Non vogliamo perdere più tempo del necessario», gli spiegò Cinghiale. «Se non mi trovate sulla barca, sicuramente sarò all'osteria del mio amico Giannuzzo. Eccola, si vede anche da qui». «Bene, a presto». «Seguimi», disse Gufo a Cinghiale. «Adesso dobbiamo fare in modo di essere 2 dei tanti pescatori di passaggio. Mai e poi mai qualcuno dovrà sospettare il motivo della nostra presenza nell'isola. A domanda rispondi sempre «siamo di passaggio» e non dare confidenza a nessuno. Il lupanaro ce ne farebbe pentire amaramente». «Ma il lupanaro», accennò Cinghiale. «Zitto, non nominarlo mai», lo zittì Gufo. «Ti dico solo una cosa, il fetuso lo teme». I 2 scalarono la collina che si inerpicava dopo un tratto pianeggiante dell'Isola dei Misteri e finalmente arrivarono al rifugio. La sentinella riconobbe Gufo. «Come mai ti trovi qui?» domandò. «Ho notizie importanti per il lupanaro». Intanto il fetuso avvertiva forte il pericolo. «Sicuramente la nera si sta avvicinando, maledetta».
Fai raccogliere tutto il materiale che serve ai nostri rituali. Dobbiamo portarlo nella Rocca del Sigillo». «Rocca del Sigillo», esclamò Aquila, la sua serva più fidata. «Non fare domande e non dire niente a nessuno. Nessuno deve sapere dell'esistenza della Rocca del Sigillo». «Aquila, che sta succedendo?» domandò una delle altre serve. «Non lo so, io eseguo gli ordini come voi». Consegnati i 2 sacchi al fetuso, Aquila era convinta che lo avrebbe seguito, ma così non fu. «Tu aspetta il mio ritorno insieme agli altri». Uscito con i 2 sacchi, il fetuso chiuse il rifugio con l'enorme masso posto lì per eseguire un rituale di emergenza, considerato da sempre poco probabile, se non impossibile. Invece Maria rappresentava per lui il pericolo che mai avrebbe immaginato di correre. Aquila a quel punto comprese il piano e intimò gli altri. «Corriamo all'interno, il fetuso ha deciso di ucciderci tutti». Ora le erano chiare le parole del suo signore: nessuno deve sapere. Il fetuso emise il solito terrificante urlo. Tutto cominciò a tremare e l'enorme montagna iniziò a franare, sommergendo di detriti il rifugio. Dopo avere percorso la breve salita, da dove si vedeva Monte Triste, il fetuso svoltò a destra, in un piccolo sentiero, noto solo a lui. Coloro che nel tempo ne erano venuti a conoscenza erano morti. Il percorso non fu lungo, perché neanche questo rifugio era lontano da Monte Triste. Era tantissimo tempo che non ci metteva piede e, certo, non pensava un giorno di trovarvi riparo. Il bene rappresentato da Maria lo stava attaccando. Solo il lupanaro poteva porvi rimedio. A Gufo e Cinghiale aveva dato indicazioni ben precise. «Non tornate al secondo rifugio al vostro ritorno. Andate in quello nella macchia marina vicino a Monte Blu e aspettate lì». Anche lui adesso si sentiva braccato. Lui, il potentissimo, era costretto a nascondersi per non essere sconfitto da una ragazzina che aveva un potere enorme ed era a servizio del bene. E al servizio del bene era anche la maga di Montetriste. La maga di Montetriste era detta la muta perché parlava solo quando era necessario e, in quelle occasioni, lasciava il segno. La maga intuì ciò che stava succedendo. «Forse è giunta l'ora», pensò. Lei abitava fuori paese, in un casale circondato da un piccolo appezzamento di terra che coltivava più per passione che per necessità. Ai suoi bisogni provvedevano le persone che le si rivolgevano per sanare i loro problemi, di qualunque tipo, purché si trattasse di soluzioni benefiche. Era una fila continua di gente che arrivava da ogni dove, portando ogni ben di Dio. La sua fama di santona del bene si era diffusa sin nei luoghi più remoti. I suoi poteri benefici venivano tramandati di generazione in generazione, con gli stessi rituali adottati per il fetuso, ma con effetti opposti. Così erano anche i rischi. Come era successo a Maria, che da predestinata al male si era trasformata in paladina del bene, poteva accadere che la predestinata alla successione della maga di Montetriste potesse trasformarsi in paladina nel male, qualora venisse a contatto con la mistura prima del rituale di iniziazione. La muta non aveva figli, anche se era stata sposata. Era rimasta vedova giovanissima e aveva deciso di onorare per sempre il suo povero marito. Caso più unico che raro per i tempi, il loro era stato un matrimonio d'amore. La predestinata era sua nipote Luigina, figlia dell'unico fratello, una splendida fanciulla di 12 anni. La muta aveva il presentimento che Luigina non fosse più legata alla tradizione benefica e in effetti aveva ragione. La nera l'aveva sostituita in forza del mistero che legava il bene e il male. La muta si mise in agitazione. Luigina non era ancora in pericolo. Il fetuso non poteva nulla, ma il lupanaro sì. L'evento capitato alla nera aveva cambiato il corso delle cose. La maga si incamminò verso il centro di Montetriste, dove abitava il fratello e la sua famiglia. «Dove si trova Luigina?» chiese a sua cognata Anna, intenta nella cura dell'orto. «Deve venire con me immediatamente». «È dentro, a rassettare casa», rispose Anna. «La chiamo subito». Nessuno osava mettere in discussione la bonaria autorevolezza della muta. Luigina stravedeva per la zia. Appena la vide corse ad abbracciarla. «Luigina, devi venire via con me».
Dove la porti? Chiese Anna preoccupata. Non può stare qui. È meglio che per un certo periodo stia in un posto sicuro. Non dovete preoccuparvi. E tuo fratello? Che dirà tuo fratello? Di a Gesualdo che il pericolo è arrivato. Lui capirà. E tu, Anna, stai tranquilla. A Luigina voglio bene quanto gliene vuoi tu. La muta e Luigina tornarono al casale. La ragazzina era strafelice. La muta trasmetteva solo energie positive. D'altronde la sua fama era dovuta a questo. D'ora in poi dovrai sempre stare vicino a me, non ti allontanare per nessun motivo. È un sacrificio che ti chiedo per qualche tempo. Non ti preoccupare, zia Agnese. Questo era il nome della muta. Sono sempre felice quando sto con te. Intanto Maria e Santuzzo, seguendo le indicazioni degli addetti ai sacrifici, erano arrivati al secondo rifugio e già sapevano che qualcosa di terribile era accaduto. Avevano avvertito la forte scossa e tutti quei detriti confermavano il crollo. È difficile che ci siano sopravvissuti, considerò Santuzzo, e se ci fossero, come faremmo a tirarli fuori? Già, è un'impresa quasi impossibile, rispose Maria. Aiuto! Aiuto! La richiesta di una giovane donna fece sobbalzare Maria. La voce viene da dietro quel masso, disse Santuzzo. Poi urlò. Mi senti? Sei sola? No, non sono sola. Ci sono morti, feriti e anche tanti sopravvissuti. Va bene, cercate di resistere, troveremo il modo di spostare questo enorme masso. Come fare? Si domandò Maria. Con la fatica tutto si risolve, disse Santuzzo. Devo solo cercare un albero con un tronco non troppo grande, ma abbastanza resistente per fare leva. Quello dovrebbe andar bene. Con l'accetta che non l'abbandonava mai, l'uomo si mise a tagliare l'albero di buona lena, mentre Maria confortava la giovane imprigionata dai detriti. Di dove sei? Le domandò. Sono di Scaglianese, ma tra i sopravvissuti ce ne sono di Meritano e di altri villaggi. Purtroppo i più sono morti sotto le macerie e tanti sono i dispersi. Dopo qualche ora di immane fatica, Santuzzo ricavò dall'albero un tronco abbastanza lungo e resistente da fare da leva per spostare il masso. Quindi trovò il giusto punto di appoggio e con un enorme sforzo riuscì nell'impresa. La ragazza era una coetanea di Maria, che abbracciò forte, ma non riusciva a parlare perché il pianto era irrefrenabile. Era convinta della morte certa, e invece la salvezza aveva il viso nero di Maria. Siamo salvi, esclamò la giovane rivolgendosi agli altri sventurati. Fermi, urlò Maria. Uscite uno alla volta. Basterebbe un minimo movimento e sareste sommersi da altri detriti. Venite fuori, piano, e a distanza uno dall'altro. Ancora una volta Maria diede prova della sua autorevolezza. Uscirono come lei aveva richiesto e in assoluta devozione per Maria. L'ultima a tornare alla luce fu Aquila, che grazie al suo intuito aveva salvato i sopravvissuti. Questa però fece sobbalzare il giovane cuore di Maria. La serva più fidata del fetuso era sua madre. Figlia mia, quanto ti ho fatto soffrire, esclamò Benedetta prima di iniziare a piangere. Anche questa volta bastò la presenza della giovane per annullare gli effetti malefici sugli affiliati sottomessi al fetuso, e questa era la grande paura del potentissimo. Madre, adesso è tutto finito, la confortò Maria. No, no, sono stata cattiva con te, lo so. Sarebbe stato meglio se fossi morta sotto le macerie, come nonna Assuntina. Mentre si disperava, Benedetta si accorse che con Maria c'era Santuzzo. A tale visione svenne. Intanto, a Meritano, la paura era passata. La scossa di terremoto causata dal fetuso per distruggere il rifugio non aveva causato danni, se non il crollo definitivo dei pochi ruderi rimasti in piedi dopo il precedente cataclisma. Pasqualino non poteva ancora credere che l'amato fratello fosse lì, vicino a lui. Non vedeva l'ora di conoscere l'intera storia. Nemmeno nei più incredibili racconti inventati dai personaggi più fantasiosi del suo villaggio aveva mai sentito nulla di paragonabile a ciò che aveva vissuto suo fratello. Voleva sapere tutto, ma intervenne Concetta. Pasqualino, in questa tragedia sono morti tuo padre e tuo nonno. Proviamo a dimenticare.
Con uno sguardo Giuseppe gli fece intendere che non era il caso di dispiacere la madre, ma che avrebbe soddisfatto ogni sua curiosità più tardi. I due fratelli si capivano al volo. Nel frattempo, a rifugio dell'Isola dei Misteri, Gufo e Cinghiale erano in attesa di essere ricevuti dal lupanaro. Cinghiale era sbalordito, gli affreschi coloratissimi affissi sulla roccia erano di una bellezza mozzafiato, animali, nudi di bellissime donne, panorami meravigliosi. Non mostrarti così estasiato, gli consigliò Gufo. Al lupanaro piacciono le persone che sanno dominare le proprie emozioni. Anche io, comunque, ho avuto la stessa reazione quando sono venuto qui la prima volta. Una voce possente li distolse dalla conversazione. Gufo, come mai sei venuto fuori tempo? Spero che tu abbia un valido motivo. A parlare era il lupanaro. Cinghiale rimase sorpreso. Lo aveva sempre immaginato come un figuro bestiale, brutto e maleodorante, come il fetuso. Il lupanaro era alto, con capelli biondi e lunghi, occhi verdi, fronte alta e vestito con gusto. Su una tunica di lino azzurro era evidente una collana d'oro con il sigillo. Bello come il sole, il signore del posto era accompagnato da 2 donne del suo personale harem, seminude. Avevano il seno scoperto, mentre la parte inferiore del corpo era nascosta da un velo trasparente. Quanto bastava per mandare in confusione Cinghiale e Gufo. Le altre volte in cui Gufo era stato al suo cospetto, lo aveva sempre ricevuto da solo ed era vestito in modo poco appariscente. Ebbene, qual è il motivo della tua visita fuori rituale? Chiese il lupanaro a Gufo. Magnifico, esordì il Gufo usando l'appellativo con cui il lupanaro si faceva chiamare dai pochi eletti che potevano avvicinarlo. Porto un'ambasciata urgente da parte del fetuso. Ciò che mai era successo prima è successo adesso. Una predestinata è ora al servizio del bene. È venuta a contatto con la mistura del sigillo prima del rito di iniziazione. Il lupanaro sorrise. Tu sei venuto fin qui per dirmi una cosa che già sapevo. Oltre a essere un incapace, il fetuso è anche stupido. E cambiando repentinamente tono della voce, io sono il magnifico lupanaro e sono potente perché controllo tutto. E chi non riesce a seguire i miei ordini paga con la morte. Il terrore prese possesso di Gufo e Cinghiale. Ci ucciderà, pensò Gufo. No, non vi ucciderò. Non adesso, perlomeno. La paura dei due aumentò. Il lupanaro legge nel pensiero, intuì Gufo. Mi servirò di voi per attuare la mia vendetta. Il fetuso deve morire e voi lo ucciderete. Magnifico, il fetuso ci domina, come possiamo ucciderlo? Chiese Gufo. No, lui non ha più alcun potere su di voi, ma è pur sempre un predestinato. Solo se trafitto con la spada del sigillo smetterà di essere immortale. Anche lui come la nera, altrimenti mi combatterà. Nel mentre, nel suo nascondiglio, il fetuso rimuginava. La paura era stata un sentimento a lui sconosciuto fino a quel momento. Tutte le sue certezze erano scomparse. Adesso doveva lottare per la sopravvivenza. Lui, che era sopravvissuto a tante generazioni. Decise di aspettare Gufo e Cinghiale a rifugio nella macchia di Monteblu. Non sapeva stare da solo. La solitudine era un altro sentimento che stava sperimentando in quei per lui tragici momenti. A Monteblu c'era chi poteva dargli conforto. Il fetuso si mise in cammino di notte, seguendo lo stesso percorso fatto dai suoi emissari. Non doveva temere nulla, perché manteneva intatti i suoi poteri, quasi tutti. Sapeva di non potere nulla contro la nera, e questo lo caricava di una rabbia assoluta, ma era costretto a non sfogarla. Avrebbe dato a Maria i segnali per avvicinarsi e sconfiggerlo definitivamente. Arrivato a Monteblu, il fetuso si recò da Maruzza, una predestinata del luogo. Come Benedetta e Assuntina si dedicava alla magia ed era al suo servizio. Aveva adepte in tutti i villaggi di quella vasta zona, tranne che a Montetriste, dove dominava il bene incarnato dalla muta. Maruzza era avvenente ed era una delle sue maghe preferite. Tra le tante amanti, molte delle quali sacrificate nell'ultima azione malefica, era la sua favorita ed era ricambiato.
A differenza delle altre che soggiacevano ai suoi voleri per paura, Maruzza lo amava. Era attratta dalla sua rozzezza, dal suo essere selvaggio e soprattutto dal suo potere. Era innamorata di lui e gelosissima delle altre. «Che bisogna fare adesso?» domandò Maruzza. «Niente, bisogna soltanto aspettare il ritorno di Gufo e Cinghiale, sperando che il lupanaro non abbia reazioni drastiche nei miei confronti. Io sono da tempo immemore il potentissimo di questi luoghi, ma lui è l'unico ad avere il potere di uccidermi. E ora ne ha motivo. Il patto malefico è stato violato e da una ragazzina. L'ira mi consuma, ma non posso fare altro che attendere. Intanto non c'è motivo di allarmarsi. Nell'attesa occupiamoci di noi». Nel frattempo, in quel che rimaneva del secondo rifugio, «Madre, madre!» gridò Maria, «è tutto finito, è tutto finito!» «Santuzzo», disse Benedetta con le lacrime agli occhi, «quanto tempo!» «Ciao, Benedetta. Sì, proprio tanto tempo è passato». «Vi conoscete?» chiese Maria. «Sì, ci conosciamo», rispose Santuzzo con la voce rotta dalla commozione. «Eravamo giovani e innamorati, ero tanto felice. Poi di colpo tua madre non mi ha più voluto vedere». Benedetta iniziò a piangere e spiegò: «Sono stata costretta. Il rituale di iniziazione prevedeva che tutti i non affiliati al male che avessero avuto contatti con me morissero. Da allora la gente racconta che sono rimasta incinta perché mi ero data ad uno sconosciuto. Sei stato il primo e unico uomo della mia vita, fino a quando il fetuso mi ha costretta ai suoi voleri. Destino comune a tutte le donne al suo servizio». Benedetta non riusciva a controllare la disperazione che sfogava in un incessante pianto. «Perdonami, Santuzzo, perdonami. Maria è tua figlia». Lui rimase senza parole. Maria provò una sensazione di pura felicità. Santuzzo era suo padre e non poteva essere più fortunata. «Adesso ho consapevolezza di tutto», continuò Benedetta. «Anche io, come te, ho subito le cattiverie di nonna Assuntina, come lei le aveva subite da sua madre, una catena che hai interrotto tu, inconsapevolmente. Altrimenti, mia piccola, sarebbe toccato pure a te». Santuzzo abbracciò Maria, la sua figliola. Adesso si spiegava lo strano trasporto e desiderio di protezione che provava nei suoi confronti. L'istinto paterno. Era vero ciò che aveva sempre sentito dire. Il richiamo del sangue è fortissimo. «Padre, visto che io non rischio niente e tutti voi invece sì, tornate a Meritano. Io continuerò il viaggio. Sento forte la necessità di parlare con la maga di Montetriste. Non posso farne a meno». Maria era guidata da una forza misteriosa di cui Santuzzo aveva avuto prova, ma adesso a maggior ragione sentiva il bisogno di stare con lei. «Io vengo con te», asserì deciso. «No, Santuzzo, lei non rischia nulla. Fa come ti dice, torniamo a casa», disse Benedetta. «Voglio vivere il tempo necessario per farmi perdonare da Maria per tutto il male che le ho fatto. E poi vorrei morire. Non resisto a questo tormento. Ma adesso dammi la possibilità, per quanto possibile, di dare a Maria tutto l'amore che non le ho dato, se vorrà. Torniamo a Meritano, ti prego. Maria non rischia nulla». «Va bene, ma prima controlliamo che non ci siano altri sopravvissuti e diamo degna sepoltura ai poveri morti». «Madre, non ti angosciare per me, io ti ho già perdonata. A casa troverai Concetta e i suoi figli. Sono stata io a dire loro di alloggiare lì. Certo, le persone a te care lo sono anche a me». Dopo avere tirato fuori altri sopravvissuti e data degna sepoltura ai morti, Santuzzo si mise a capo del gruppo dei nuovi liberati e iniziarono il cammino di ritorno. Decisero di non fermarsi per la notte. Sarebbe stata una serena passeggiata rispetto all'esperienza appena conclusa. Maria invece proseguì per Montetriste. Nell'isola dei misteri, intanto, Gufo e Cinghiale poterono godere della magnificenza in cui viveva il lupanaro. Furono condotti in un'ampia sala e invitati da una seguace del signore del luogo a sedere sullo spettacolare tappeto con l'immagine del lupanaro. «Aspettate qui e non dite una parola. Tra poco il lupanaro vi darà i poteri necessari a contrastare il fetuso». Nell'attesa entrambi ammirarono con stupore la bellezza degli affreschi. «Ascoltatemi bene»,
esordì il lupanaro con la sua voce possente, mentre entrava nella sala. Prendete queste vesti, vi proteggeranno da ogni pericolo, ma non dal fetuso e dalla nera. Questa è la spada del sigillo, continuò, mostrando una spada bellissima, di argento con la punta in oro. Lui solo ne conosceva i misteriosi poteri che la rendevano in grado di togliere la vita ai predestinati. È l'unica arma che può uccidere il fetuso. Dovrete stare attenti. Sarebbe morte certa per voi se non riusciste a ucciderlo come previsto. Dovete colpirlo al cuore, solo così morirà. Non pensate di scappare, io saprò sempre come vi comporterete. L'unica vostra possibilità di sopravvivenza è uccidere il fetuso. Se scappaste, non fuggireste alla mia vendetta. Se non riuscirete a ucciderlo, sarà lui a uccidere voi, ma dopo avervi inflitto atroci sofferenze. Fatto ciò, Gufo, tu diventerai il suo successore, il potentissimo, e potrai combattere la nera ad armi pari. Appena il fetuso sarà morto, i suoi poteri saranno tuoi e li dovrai usare subito per eliminare la nera. Adesso sai che il potentissimo può fare tante cose, ma mai e poi mai bisogna trasgredire ai voleri del magnifico lupanaro. Andate adesso. Il terrore si impadronì di nuovo di Gufo e Cinghiale. Sarebbe stata morte certa se non avessero ucciso il fetuso. Gufo, però, si caricò di orgoglio, perché prendere il posto del suo vecchio padrone era un ottimo motivo per non fallire. Il fetuso vi aspetta al rifugio di Monteblu, aggiunse il lupanaro, e sospetta una mia possibile reazione nei suoi confronti. Voi dovrete rassicurarlo, gli consegnerete questa mistura, dicendogli che farà perdere i poteri alla nera. La notizia lo renderà felice e si lascerà andare a una robusta bevuta di vino. Ecco, quando si sarà addormentato, colpitelo a morte nel cuore con la spada del sigillo, e non sbagliate o il vostro destino sarà segnato.